Amici di Bici da Strada, siamo a Cambiago, nella sede di Colnago, dove vi sveleremo i dettagli della nuova Y1 RS, una bici che sicuramente non passa inosservata, che farà discutere, ma che a detta di Colnago è una delle bici più veloci mai prodotte. Si tratta di un mezzo che ha richiesto un processo di sviluppo piuttosto articolato, circa 3 anni in totale, che ha coinvolto 2 università, il Politecnico di Milano e un'università ad Abu Dhabi, e che si è sviluppato anche in stretto legame con il team professionistico UAE Team Emirates, visto che sarà poi la bici utilizzata anche dai pro, e vedete anzi in questa speciale colorazione dal campione del mondo Tadej Pogacar. Il nome Y1 RS deriva direttamente dalla forma del manubrio, che come vedete ricorda un po' una Y, e anche dalla particolarissima zona dello snodo di sella, che anche in questo caso, ben guardare, sembra essere un po' realizzata e costituita da 2 Y rovesciate, e poi andremo a vedere quali sono, diciamo, le motivazioni di questa particolare struttura costruttiva. La cosa che vi possiamo dire è che fino a qualche anno fa, fino al 2022, cioè finché non sono stati cambiati i regolamenti UCI, una bici del genere non sarebbe stata omologata. Oggi invece con i nuovi standard UCI, che sono un po' più permissivi, questa bici è perfettamente legale anche per le competizioni UCI. Abbiamo detto università, il processo produttivo di sviluppo, soprattutto particolarmente complicato, merita di essere approfondito soprattutto quello che è stato fatto al Politecnico di Milano, qui Colnago è andato spesso in Galleria del Vento ben prima di arrivare a quello che era un po' il prodotto finito, ma anche durante quella che era la prototipazione. Perché per questa bici sono state realizzate tutta una serie di prototipi in 3D, derivanti chiaramente dai sistemi CFD, su cui Colnago ha realizzato una serie di microfori, di piccoli fori, circa 70 per ogni prototipo, all'interno del quale sono stati inseriti dei sensori che erano in grado di misurare per ogni singola area del telaio qual era la pressione dell'aria. Mettendo insieme tutti questi dati raccolti, incrociandoli con le simulazioni CFD, è stato possibile ottenere un prototipo finale, poi un prodotto finito ancora più preciso e aderente a quelle che erano le richieste di Colnago. Fatta questa doverosa premessa, entriamo un po' in quelli che sono i dettagli distintivi di questa bici, che chiaramente è una bici focalizzata su aerodinamica e su rigidità, perché per altre gare magari i pro del team UAE utilizzeranno ancora l'allround che è la V4 RS, sarà un po' una scelta dei singoli corridori in base al tipo di gara. Partiamo da quello che è il manubrio, un manubrio che ha una forma, chiamiamolo un po' ad ali di gabbiano, estremamente particolare, che è stata sviluppata essenzialmente per garantire maggiore aerodinamica, ridurre l'area di impatto frontale, ma che allo stesso tempo, grazie ad una particolare laminazione, sono state provate molte tipologie di laminazioni, mantiene un elevatissimo livello di rigidità, addirittura è più rigido rispetto al manubrio della V4 RS. Qui solo un accenno da un punto di vista pratico. Ora in questo caso la vedete senza spessori, ma sarà possibile metterne fino a 2,5 cm, e al momento avete delle viti qui a vista che nel modello finale invece saranno coperte da una piccola cover che le renderà quindi ancora più esteticamente gradevoli. Rimanendo su quello che è la zona frontale, si nota chiaramente anche la particolare forcella a baionetta, che in parte è all'interno del telaio, in parte invece rimane nella zona frontale. Colnago non ce ne vorrà, ricordo un po' quella della Cervelo S5, e tutta la zona frontale che è estremamente rastremata. Nel complesso, fra manubrio, zona di sterzo e foderi della forcella, abbiamo una superficie frontale inferiore del 19% rispetto a quella della V4 RS. Questo chiaramente comporta degli importanti vantaggi aerodinamici. Scorrendo verso la parte posteriore della bici troviamo il tubo obliquo, anche questo molto particolare, che disegna una sorta di S, la parte superiore, diciamo, che passa molto vicina alla ruota, vedete questa forma che permette appunto il passaggio della ruota della gomma, passaggio ruota fra l'altro massimo di 32 mm, mentre nella parte più centrale, più bassa, è sagomato per ospitare i portaborraccia integrati. Anche qui una soluzione che è andata un po' incontro a quelle che erano esigenze aerodinamiche ma anche di praticità. La particolare forma del tubo con questo portaborraccia integrato ottimizza i flussi,
senza però richiedere l'utilizzo di borracce particolari. Qui si possono utilizzare le borracce normali, e questa anche è stata una richiesta del team proprio per rendere la bici molto più pratica durante le gare, perché utilizzare una borraccia sagomata sarebbe stato un po' più complicato per quel che riguarda i rifornimenti. Venendo invece a quella che è la parte, diciamo, lo snodo sella e il reggisella, è forse la parte più identificativa di questa bici. Dicevamo della doppia Y rovesciata che si trova nella parte alta e nella parte bassa. Anche questa soluzione ha chiaramente dei vantaggi a livello aerodinamico, perché in pratica la zona posteriore del ciclista, per quanto ci è stato spiegato, più è libera e più permette di evitare turbolenze, ma c'è da dire poi che il reggisella posizionato in questo modo, diciamo a sbalzo, permette una certa flessione posteriore, quindi di assorbire leggermente le asperità che provengono dal terreno, quindi rendere questa bici, che è una bici pensata per la competizione, però un po' più confortevole. Nota pratica, anche in questo caso il reggisella per essere inserito in serie deve essere tagliato, e da quel momento in poi c'è un margine di spostamento di 1,5 cm. Sono disponibili due versioni di reggisella, con 0 offset oppure con 15 mm di offset. Chiudiamo con qualche dato, qualche numero che è sempre interessante. Partiamo dall'aerodinamica. Abbiamo detto superficie frontale inferiore del 20%. Secondo i test effettuati da Colnago in Galleria del Vento, rispetto alla V4 RS con borraccia montata con il ciclista in sella, questa bici a 50 km/h ha un vantaggio aerodinamico di circa 20 watt. È vero, 50 km/h è una velocità molto alta, ma c'è da dire che a livello professionistico ormai è diventata la normalità, e questa bici comunque è pensata in primo luogo per i professionisti, e che a livello professionistico 20 watt sono un'enormità, soprattutto se consideriamo che sono stati ottenuti con un aggravio di peso tutto sommato molto contenuto, perché qui abbiamo un telaio che pesa 965 grammi, quindi circa 170 grammi in più rispetto al V4 RS, e nel complesso della bici, a parità di componenti bici messa su strada, la differenza totale rispetto alla V4 RS è di circa 300 grammi, quindi tutto sommato una differenza piuttosto contenuta. La bici utilizzata dai professionisti con i pedali montati circa 7,5 kg, per quello che ci ha detto Colnago. Sono cambiate chiaramente un po' anche le geometrie, qui abbiamo solo 5 taglie, pensate per un approccio molto racing, questo è un aspetto da considerare. A breve arriverà anche un configuratore per cercare un po' di confrontare le taglie del V4 RS e di questa nuova Y1 RS, perché comunque molto diverso, non è possibile prendere la stessa taglia, lo stesso attacco manubrio, perché l'attacco manubrio ha delle forme e delle dimensioni differenti. Per darvi un'idea, Pogacar, che utilizza normalmente una taglia 48,5 con attacco da 120, qui utilizzerà una taglia M con un attacco da 125 mm. Chiudo con il prezzo. Chiaramente è una bici fuori serie, è una bici nata per la competizione, anche il prezzo è da fuori serie. Il telaio, che è comprensivo di manubrio, porcello ovviamente e reggisella, ha un prezzo di 6.710 euro, mentre le bici complete partono dal prezzo di 12.300 euro con SRAM Red. Io penso di avervi dato quelle che sono un po' tutte le informazioni principali relativamente a questa bici, però se volete saperne di più, sotto il nostro video trovate anche l'articolo di presentazione in cui andiamo un po' più a fondo anche in quello che è il processo produttivo, che vi dicevo essere un pochino più complicato. Quindi, se volete saperne di più, cliccate qui in basso, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo al prossimo video.